Good morning everyone, welcome back to my B2 English course. I'm Alice and today's topic is family, people and relationships. As per usual, if you want to contact me, you can write on my email address, you can ask for advice, extra resources or whatever you want to ask. Ciao a tutti, sono Alice. Questo è il mio corso di inglese B2 in cui metto insieme del materiale utile che spero possa servire a quelle persone che stanno preparando il test, ma più in generale alle persone che vogliono migliorare la conoscenza dell'inglese insieme a me. Se avete dubbi, domande, bisogno di risorse extra, scrivete al mio indirizzo email and remember, practice makes perfect. I'd like to start by speaking about brothers and sisters. Now, a common mistake we Italians make very often is we refer to brothers and sisters as brothers. Un errore molto tipico che noi italiani facciamo è riferirci a fratelli e sorelle in generale con il termine fratelli, che è la stessa cosa che faremmo in italiano. Cioè, se io ho una sorella e un fratello, posso tranquillamente dire in italiano io ho due fratelli. La stessa cosa non si può fare in inglese, perché in questo caso in inglese si deve utilizzare il termine siblings. I've got two siblings significa che ho due fratelli in senso generale. Se voglio specificare il sesso, devo dire I've got a brother and a sister. Eldest and oldest sono due superlativi che si riferiscono all'età. Significano il maggiore se si parla di relazioni o il più vecchio, la più vecchia se si parla di cose. So, for example, you have to say, is the eldest of three siblings or he's the eldest child. You could also say, he's the oldest of three siblings, but in this case, eldest is more correct. Whereas if you're talking about things, such as cities, you could say, Rome is the oldest city in Italy. It's not true because there were Etruscan settlements before the existence of Rome, but that's the first example that popped up. Which vocabulary do we use when we talk about brothers and sisters? Well, you could ask someone, have you got any brothers and sisters? Or have you got any siblings? And that person might reply, yes, I've got one brother and one sister. Or they might reply, no, I'm an only child, che significa figlio unico. Or I've got one brother, I'm the eldest, or I'm the youngest. Or I've got two younger brothers, I've got two younger siblings. Siblings is the generic term for brothers and sisters. Only child è il figlio unico. Eldest è il maggiore. Older significa più grande. I've got two older brothers. Younger significa più giovane. I've got two younger sisters. How do we talk about parents? Now, first of all, remember that parents is another false friend because it's a word that sounds very similar to our word parenti, but actually means genitori. So parents are genitori, whereas parenti si dice relatives. Relatives is the generic term for family relationships. Now, when I talk about my parents, the formal way is my mother and my father. But of course, I don't go around calling my mom mother unless I belong to a very posh family, but you know, nowadays it's not used anymore. I call my mom, mom, and my dad, dad.
or mommy or daddy, but that's more used among very young children. One reason for confusion is, do I need to write mom and dad with a capital letter? Well, it depends on the context of the sentence. So if I need to capitalize the M of mom and D of dad whenever I use those words instead of their names. Mom and dad. Formal, mother and father. Is not very used, but in conversation, when you talk about your parents, you could say, my mother is a hairdresser, è una parrucchiera. My father is still very young. Mio padre è ancora molto giovane. But if you are speaking to your parents, you probably address them as mom and dad. Young children say normally mommy and daddy, but you could also be an adult and still call your parents mommy and daddy. Now let's see an example of when we use mom and dad with lowercase, cioè con la lettera minuscola. My mom is a hairdresser. Sto spiegando a qualcuno che la mia mamma lavora come parrucchiera. In questo caso io non sto usando mamma come appellativo, non sto usando mamma al posto del nome di mia madre e quindi lo scrivo con la lettera minuscola. Let's see an example of when I must use the capital letter. I told mom she would make a good hairdresser. In questa frase non sto parlando direttamente con mia madre, ma sto comunque usando il nome di mia madre, cioè la parola mamma, al posto del nome di mia madre. Perché quando parlo con un'altra persona non dico comunque il nome proprio di mia madre, uso un nome comune ma con una funzione di nome proprio. In questo caso in inglese si deve mettere la lettera maiuscola. Oppure, Mom, you could be a brilliant hairdresser, you know. In questo caso sto parlando direttamente con mia madre. Anche in questo caso non sto usando il suo nome proprio, ovviamente, perché non parlo a mia madre usando il suo nome proprio, utilizzo il nome comune in funzione con una funzione di nome proprio. I hope this is clear, because this is a very common mistake, even among English native speakers. Now let's see how parents talk about their children. This is one way, children, che significa figli. I've got 2 children, significa ho 2 figli. The other way is kids. Kids is more informal and it also normally refers to young children. If my child is a boy, I have a son. If it's a girl, I have a daughter. When it comes to the use of the capital letter, of course, in this case it's even less common, because you would only hear someone saying, listen, son, quando un padre si rivolge al figlio, per esempio. But son is quite common. Daughter, you wouldn't hear anyone saying, listen, daughter. Vediamo ora le relazioni tra uomo e donna. You could have a boyfriend or a girlfriend. If you decide to get married, your boyfriend becomes your fiancé, or the girlfriend is the same, fiancé. The actual ceremony is the wedding, but if you speak about the relationship, that's marriage. When you get married, if you are the girl, you are the bride,
and if you are the boy, you are the groom. You could say, we got married 2 years ago. Ci siamo sposati 2 anni fa. Or, we've been married for 2 years. Siamo sposati da 2 anni. A married couple can last forever, so they can be together for their whole life, or they can separate, or they can get a divorce. If you don't want to get married, you can still live together as a couple, or you can get a civil union, which is still a recognized arrangement similar to marriage. Boyfriend and girlfriend sono 2 parole molto conosciute, ma girlfriend può anche essere usato nel senso di amica. Ad esempio, una ragazza potrebbe dire I've been out with my girlfriends, significa sono uscita con le mie amiche. Fiancé è la parola derivata dal francese che si usa sia per il fidanzato che la fidanzata, ma comunque significa fidanzati ufficialmente, significa cioè che si è promessi sposi. To get married significa sposarsi. Il matrimonio in senso di cerimonia si dice wedding, mentre se parliamo di matrimonio in senso di relazione è marriage, groom è lo sposo, bride è la sposa. Some more vocabulary. We got married 2 years ago. Questa è una frase che utilizza il past simple e sta ad indicare l'azione di sposarsi avvenuta 2 anni fa, quindi un'azione conclusa. Mentre la prossima frase, we've been married for 2 years, è una frase col present perfect, quindi indica un'azione continuativa che ha un inizio preciso nel passato, 2 anni fa, e ancora ha i suoi effetti nel tempo presente. E infatti si traduce con siamo sposati da 2 anni. Separarsi si dice to get separated, una separazione è separation. Divorziare si può dire to get divorced o to get a divorce. Divorzio è divorce. Si può convivere, living together o living together as a couple. Un'unione civile è la civil union, which is a recognized arrangement similar to marriage. Questo conclude la nostra prima lezione sui gradi di parentela e sulle relazioni. Ce ne sarà un'altra, quindi continuate a seguirmi. Ciao!